Siamo qui per festeggiare letteralmente, per celebrare l'Erasmus, perché questo programma diciamo, che permette l'internazionalizzazione delle scuole ha ormai ben 35 anni. A cosa servono queste attività? Prima di tutto a usare le lingue straniere che imparate nel contesto, possibilmente nel contesto reale, ma comunque, anche se non andaste in una nazione nella quale studiate la lingua, a usare le lingue in un contesto che non è il contesto scolastico, è un contesto di comunicazione reale, che è fondamentale praticamente. Fondamentale per renderli più autonomi nell'apprendimento, nella competenza linguistica, in tutto quello che riguarda appunto il discorso lingue. Ma sono tanti altri le capacità, sono tante altre le abilità e le capacità che un'attività del genere vi metterà in luce. La vostra capacità di relazionarvi, la vostra capacità di adattarvi, la vostra capacità di essere autonomi ed essere anche più adulti, crescere in quest'ottica. A questo proposito ho il piacere poi di presentarvi proprio in presenza, abbiamo avuto questa bella possibilità di presentarvi due colleghi spagnoli di una scuola nelle Asturias, Salomè e Ignazio, sono i colleghi che si occupano degli scambi e dell'Erasmus. Much better? Okay, thanks. We come from a small city which is called Piedras Blancas. And Piedras Blancas is like Pudignano here. And we have, it belongs to Castrillo, which is like the area, like maybe the province of Bari. Mm-hmm. And then we have Asturias, which is the region, okay, and then the county, Spain. So that you have an idea where we come from, you can see. Okay, we come from here. Okay, so this is this is Google Earth. If you come closer, it's in here. As you can see, it's very near the sea, right? There is a small beach here, which is called Arnau. And a big one here, which is called Salinas. You can go walking. It's just like a 20-minute walk from Piedras Blancas, right? Francesca, raccontaci un po' la tua esperienza, di che cosa si è trattato, dove sei stata? Io sono stata per 2 mesi l'anno scorso, ottobre-novembre, in Belgio, alla scuola partner di AT, che sostanzialmente in Vallonia si è rivelata un'esperienza molto molto positiva, che mi ha aiutato molto anche a capire che cosa volessi fare. Io adesso studio a Trento, diritto internazionale, tutto in inglese, e proprio l'esperienza in Belgio in realtà mi ha aiutato molto a chiarirmi le idee, e quindi io sono tornata il 2 o 3 dicembre l'anno scorso, che sapevo che cosa volevo fare. Diciamo, possiamo dire tutto sommato che è stata memorabile, un'ottima esperienza, un'ottima unione di divertimento ma anche didattica, perché comunque abbiamo fatto anche varie attività che nel caso della nostra esperienza ruotavano intorno al tema della sostenibilità e dell'alimentazione sana e sostenibile. Mi sono affezionato alla famiglia e sono voluto tornare. Sei stato nel periodo della festa? Sì, sono stato in un periodo particolare perché sono all'ultima settimana d'agosto e nell'ultima settimana d'agosto hanno il loro carnevale, diciamo, hanno la loro sfilata dei giganti. E niente, è un'esperienza bellissima che vi consiglio di fare. Grazie. Io sono Giorgia, io sono Sara. Appunto noi abbiamo partecipato a questo progetto che si è svolto in realtà in diversi momenti dell'anno, perché noi siamo partiti per la prima volta in Finlandia ad aprile del 2022 e infatti noi siamo andati appunto in questa cittadina che si chiama Pori
E diciamo che questi progetti noi durante appunto questa settimana che abbiamo passato a Fori, abbiamo appunto svolto delle lezioni con dei professori riguardo proprio il business, quindi delle tattiche di promozionali proprio per le aziende. Ed è stata un'attività che comunque ci ha legato anche al gruppo, infatti ci siamo divisi in gruppi, un gruppo era formato sia da ragazzi tedeschi, da ragazzi italiani che da ragazzi finlandesi, quindi misti. Oltre a migliorare il nostro inglese abbiamo anche imparato nuove cose, soprattutto su un argomento nuovo, che è ovvero il business, che noi non studiamo, non trattiamo, però comunque abbiamo avuto la possibilità. Si può fare solo perché i vostri professori si impegnano. I vostri professori si impegnano in questa attività e senza il loro contributo non andreste assolutamente da nessuna parte. Cercate di capire che cosa c'è alle spalle di tutto questo lavoro ed essere veramente grati nei confronti dei colleghi che si rendono disponibili a accompagnarvi, che si rendono disponibili a farvi fare le attività a scuola e tutto quanto.